Intro insolita per via delle alte temperature. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostro come ho realizzato questa borsa molto particolare e unica. Sì, perché a fare la differenza sono certamente la lavorazione all'uncinetto e i fiorellini che ho realizzato e applicato lungo il manico. Lo definirei un progetto di recupero in quanto ho utilizzato tutti gli avanzi di juta che avevo a disposizione. All'incirca ho impiegato 120 grammi di juta in 3 diverse tonalità. Con l'uncinetto 4,5 ho lavorato sia la juta che la raffia. Con l'uncinetto 3,5 invece ho lavorato i fiorellini più piccoli. Poi ho utilizzato delle perline, della colla per fissare il tutto e un bottone magnetico direttamente da cucire sulla borsa. Questo è tutto quello che ho impiegato, quindi vi riporto direttamente al tutorial. Sigla! Faccio un cappio e avvio 26 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26esima ed ultima catenella che mi serve per ritornare indietro. Queste catenelle equivalgono a 20 cm. Per una borsa più grande fate più catenelle. A partire dalla seconda catenella inizio a lavorare un punto basso e lo faccio nella maglia dietro come al solito. Secondo punto basso, terzo punto basso e continuo così finché non lavoro tutti e 25 i punti. 25esima ed ultima catenella, ultimo punto basso. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e procedo intanto per una seconda riga. Lavorerò un punto basso in ciascun punto sottostante. 2, 3, 4, 5 e così via anche per questa seconda riga. 25esimo ed ultimo punto basso. Ripeto quello che ho fatto prima, catenella, giro il mio lavoro e intanto vado a lavorare i primi 5 punti bassi. 2, 3, 4, 5. Allungo un attimino l'asola ed effettuo il cambio colore. Mi inserisco in queste asole, nell'asola del punto basso e nella prima asola delle due del punto basso stesso. Così prendo il filo, lo faccio passare attraverso, mi lavoro anche la coda dietro e inizio a lavorare gli altri punti bassi, quindi sesto punto, settimo punto, ottavo punto e così via. Questa coda dietro possiamo pure tirarla, abbiamo bloccato così il filato in verde. E intanto continuo con questa colorazione. Ultimo punto basso, catenella, giro il mio lavoro e procedo. Lavoro un punto basso in ciascun punto finché non arrivo al punto dove c'è l'aiuta in verde. Ora lavoro l'ultimo punto basso nel punto basso in verde e faccio quello che ho fatto prima. Entro nella prima e nella seconda asola, prendo il filo, lo faccio passare attraverso, tiro un po' e da qui vado direttamente nel punto successivo
e faccio un punto basso. Questa la tiro e blocco tutto, ok, e proseguo con il verde. 2 e 3, ok, quindi catenella, giro il mio lavoro. Adesso, volendo, questo colore lo posso anche staccare, me lo porto sul dietro, quindi sul rovescio, ok, e intanto proseguirò per altre 2 righe in verde. Quindi al momento sto lavorando la quinta riga, ma qui ci si può sbizzarrire, potete decidere voi quando staccare il colore, quando riprendere il primario, insomma, più filati, più colori avete, insomma, più vi potete divertire. Dunque mi ritrovo alla riga numero 7, effettuo il cambio colore. Proprio qui ho già lavorato i primi 10 punti, entro nella prima e nella seconda asola, prendo la terza ed ultima variante, porto dentro e inizio a lavorare i punti che mi rimangono. 2, 3, 4, qui possiamo tirare il tutto e blocchiamo e continuo. 25° punto, catenella, giro il mio lavoro e procedo. Se per esempio volete continuare per un altro pochetto, potete assolutamente farlo. Per esempio così. Posso staccare benissimo il filo da qui, non vi preoccupate che non si disfa assolutamente nulla. È questo il bello del cambio colore fatto in questo modo. Mi inserisco nelle 2 asole, prendo il tutto e procedo con il verde. Vado a lavorarmi la coda del verde e continuo. Insomma, siete voi a decidere quanto righe fare con un colore, con l'altro, oppure potete farlo monocolore. Io, come detto all'inizio, sto utilizzando tutti gli avanzi che ho a disposizione. Catenella, giro il mio lavoro, qui ovviamente possiamo tirare tutto e volendo lo possiamo staccare oppure lo possiamo riprendere. Questo progetto è molto libero, va a gusto personale. Comunque io continuerò in questo modo alternando questi 3 colori. Ovviamente il colore predominante sarà il verde, anche perché ho soltanto questo mezzo gomitolino e quest'altro po' qui e altri 150 grammi in verdino, quindi predominerà il verdino. Abbiamo fatto 8 righe e continuerò finché non raggiungo l'altezza desiderata. E voilà, questo qui poi sarà il risultato. In totale ho fatto 44 righe a punto basso. Il mio pannello misurerà 29 cm per 20 cm chiaramente. Vado a fare un giro di rifinitura sugli altri 3 lati. Nell'ultimo punto aggiungo altri 2 punti bassi per un totale di 3, formando così il primo angolo. Cambio il numero di uncinetto, dal 4,5 passo al numero 4. In ciascuna riga andrò a lavorare un punto basso molto semplice. Continuo in questo modo
fino a terminare il lato più lungo. Qui farò altri 3 punti bassi, continuo lavorando un punto in ciascun punto, altro angolo 3 punti bassi e procedo un punto in ciascuna riga. Ci vediamo alla fine, così chiudiamo il tutto insieme. Bene, a giro di rifinitura terminato, questo è il risultato. Lo stesso numero di punti che ho sul lato ce l'ho sull'altro lato e sugli altri 2 lati più corti. Una volta lavorato l'ultimo punto basso dove abbiamo lavorato il primo, andiamo a tagliare il filo e ci aiutiamo con un ago. Facciamo così un'asola invisibile, il terzo punto nonché il secondo dell'angolo. Mi inserisco nel primo punto, al centro dell'ultimo, nascondo per bene il filo in eccesso sul retro. Volendo potreste foderare la borsa, quindi tagliate uno scampolo delle stesse dimensioni del pannello all'uncinetto, magari 1 centimetro in più per lato per via delle cuciture, e andate a cucire il tutto sul pannello all'uncinetto. Una volta realizzato il corpo della borsa, potremmo andare a cucire i 2 laterali e avere così una pochettina, una bustina all'uncinetto. Però io voglio conferire alla mia borsa maggiore capienza e spazio, quindi cosa sono andata a fare? Sono andata a realizzare 2 laterali che misurano 15 cm per 2 cm. Questa volta per la realizzazione dei laterali non ho fatto una lavorazione in orizzontale ma in verticale. Le catenelle infatti sono proprio qui ai 2 lati. Dunque cosa ho fatto? Ho contato i punti che ho su ciascun laterale, da un marcapunti all'altro escludendo i 2 angoli ho 43 punti. Calcolando gli angoli, perché li andremo a fissare, sono 45 punti totali. Ho diviso il mio pannello in 2 e ho ricavato esattamente i 3 punti che ho proprio alla base, tant'è che ho fatto 3 righe in modo da cucire ciascuna riga per ciascun punto che ho alla base. Mentre per quanto riguarda l'altezza, ho contato i punti in ciascun lato e contando anche l'angolo, mi raccomando, ho 21 punti da una parte e 21 punti dall'altra parte. Proprio per questo motivo ho avviato un totale di 22 catenelle. Sono ritornata indietro a punto basso lavorando soltanto 21 punti e ho fatto 3 righe totali in righe di andata e di ritorno a punto basso. Questo lavoro ripetuto ovviamente per 2. Una volta fatto questo, ho tagliato il giusto quantitativo di filo che mi servirà per andare a cucire con l'ago stesso, e lo facciamo subito. Dunque prendiamo un ago, mi inserisco nel secondo punto dell'angolo. Chiaramente volendo potremmo prendere soltanto la metà asola dietro, stessa cosa dall'altra parte, le 2 asoline più interne. Faccio passare il tutto e intanto vado a fare un'altra cucitura per bloccare l'inizio. Il marcapunti lo posso togliere, vado a cucire i primi 20 punti. Il primo l'ho già cucito, quindi 1, 2, 3, 4, 21. Perfetto. I prossimi 3 punti del pannello corpo borsa li vado a cucire con le 3 righe che ho alla base. Entro nel punto successivo e nella primissima riga, punto successivo, secondo di 3, riga successiva e voilà, stringiamo bene, terzo punto con ultima riga. Ok, e quindi non mi rimane che andare a cucire gli altri 21 punti.
blocco gli ultimi 2 punti, 1 e 2, ripasso un'altra volta così blocco per bene, faccio anche un nodo subito, porto il filo dentro e lo vado a nascondere per benino. E questo sarà il risultato della cucitura. Ovviamente ripetiamo lo stesso lavoro dall'altra parte con l'altro laterale. E voilà, poi sarà questo il risultato. Adesso andiamo a rifinire il bordo superiore. Riprendo l'uncinetto 4,5, vado a rifinire in costa così riprendo un attimino la cucitura. Tiro fuori l'aiuta e blocco con una catenella, a fine giro diverrà un punto basso. In ciascun punto basso che ho al di sotto vado a lavorare un punto basso, qui poi ho i laterali, 3 righe più gli angoli, quindi facciamo che sono 5 punti. Vado a fare dei mezzi punti, prendo il filo, entro nel punto della cucitura, quindi all'angolo, e faccio un mezzo punto. Poi entro nella prima riga delle 3 e faccio un altro mezzo punto, chiudo tutto, vado al centro nella seconda riga delle 3, riprendo il filo, altro mezzo punto nell'ultima riga e poi faccio l'ultimo mezzo punto nel punto della cucitura. Quindi ho fatto 1 2 3 4 5 mezzi punti totali. Dopo riprendo la lavorazione a punto basso in costa in ciascun punto sottostante. Quando arrivo sull'altro lato ripeto i 5 mezzi punti consecutivi. Ultimo punto basso, terminato il giro possiamo staccare l'aiuta, prendiamo un ago e andiamo a realizzare l'asola invisibile. Entro nel primo punto, al centro dell'ultimo, giro il mio lavoro e nascondo l'aiuta in eccesso. Per la tracolla invece ho abbiato 4 catenelle, ne ho lavorate soltanto 3 a punto basso, ho fatto un totale di 60 righe, raggiungendo così 50 cm di lunghezza. Prima di avviare le catenelle iniziali ho lasciato un po' di filo per andare a cucire il tutto ad un'estremità, stessa cosa dall'altra parte, anzi lo facciamo proprio subito. Faccio una catenella e dove ho i 5 punti cosa vado a fare? Vado a diminuire nel frattempo che vado a cucire, quindi entro nel primo punto e nel primo mezzo punto, prendo il filo, entro nel punto successivo e prendo il filo. Ok, ho 1, 2, 3 e 4 asole sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto, passo attraverso il primo, il secondo e il terzo, dopodiché chiudo tutto. Poi lavoro il punto successivo con il punto successivo e quando lavoro l'ultimo punto ripeto quello che ho fatto prima, quindi entro nell'ultimo punto del manico, nel penultimo mezzo punto e prendo il filo, entro nell'ultimo e prendo il filo e chiudo la prima, la seconda e passo attraverso il punto basso. Ho 2 asole e chiudo tutto. Catenella e posso nascondere questo filo in eccesso. Ora ripeto la stessa operazione dall'altra parte, giro il mio lavoro in questo modo, faccio passare il filo attraverso la prima catenella, quindi faccio una catenella, entro nel primo punto e ripeto la diminuzione. 1, 2, passo attraverso le prime 2 e attraverso la catenella, chiudo, seconda catenella con secondo punto, terza catenella, diminuzione, 1, 2, chiudo e chiudo tutto, catenella di sicurezza
E voilà, manico cucito. Adesso io andrei a rifinire sia questa zona che la zona dietro, così la borsa sarà ancora più graziosa. Io farei dei punti bassissimi lungo il bordo e dei punti bassi sul manico, quindi mi aggancio sempre in costa, prendo l'aiuta, passo al punto successivo in costa e inizio a fare dei punti bassissimi. Anche qui lungo la cucitura, poi faccio un punto basso per ciascuna riga. Ultima riga, quindi ultimo punto basso. Ok, e quando sono nuovamente sul bordo superiore vado a fare un punto bassissimo in costa. Ultimo punto bassissimo, cosa faccio? Faccio un secondo giro punto bassissimo, questa volta anche sul manico. Quindi vado nel primo punto bassissimo e chiudo, secondo punto bassissimo e chiudo, e così via. Continuo semplicemente a punto bassissimo. Guardate come si rifinisce per bene il tutto. Io continuo e poi al termine vado a chiudere con asola invisibile, taglio, prendo un ago e vado a chiudere con un punto bassissimo. Vado non nel primo ma nel secondo, sempre in costa, al centro dell'ultimo. E voilà, non c'è alcun scalino, giro e nascondo l'eccesso. Il manico sembra un tutt'uno con la borsa, guardate come cambia aspetto, diventa sempre più graziosa. Più è ricca di dettagli, meglio è. Volendo potreste rendere questo manico tubolare, potreste iniziare una cucitura proprio da qui e terminarla alla stessa altezza. Io per gusto personale lascio questa sorta di cinturone, così mi piace molto. Applichiamo la nostra chiusura, meglio un bottone magnetico direttamente da cucire oppure da fissare con le alette e poi le andiamo a nascondere con degli accessori. E voilà, anche la nostra chiusura è stata applicata perfettamente, troppo graziosa, mi piace troppo. E adesso completo il tutto con i miei fiorellini super colorati, devo scegliere un attimino come disporli, però intanto vediamo come realizzarli. Ho utilizzato della raffia e uncinetto 4,5 per i fiori più grandi. Per i fiori più piccolini ho utilizzato del cotone che ho lavorato con l'uncinetto 3,5, stesso schema. Io adesso vi mostrerò come realizzare il fiorellino più piccolo, ma lo stesso schema vale per il fiorellino in raffia. Basta utilizzare un filato più spesso, di conseguenza il fiorellino sarà più spesso. Faccio un anello magico, prendo il filo e blocco. Faccio 2 catenelle intanto, 1, 2. Prendo il filo e faccio 2 punti alti consecutivi, uno e un altro. Poi faccio 2 catenelle di nuovo, entro all'interno dell'anello magico, blocco con un punto bassissimo e da qui si ripete il modulo per altre 4 volte per avere un totale di 5 petali. 2 catenelle,
2 punti alti, 2 catenelle, un punto bassissimo, 1, 2, 2 punti alti, 2 catenelle, un punto bassissimo nell'anello magico, altri 2 petali, quindi 2 catenelle, 2 punti alti, 2 catenelle, un punto bassissimo, facciamo l'ultimo petalo, 2 catenelle, 2 punti alti, 1, 2, punto bassissimo. Quindi stacco un po' di filo di cotone in questo caso, porto all'interno la coda e vado a chiudere l'anello magico. Tiro la coda dietro, ok, e ho formato così un fiorellino con 5 petali. Possiamo fare in questo modo, andiamo a bloccare con 2 nodini, 1 e 2. Allora, volendo possiamo cucire il tutto. Io per questione di tempo utilizzerò della colla adatta per tessuti che trovate sempre su Amazon. Quindi, finito anche il fiore più grande in raffia seguendo lo stesso schema, facciamo 2 nodini, taglio anche qui l'eccesso, prendo la colla, ne metto un po' sul retro, poggio su, poi mi aiuto con l'uncinetto, prendo l'eccesso, le code della raffia e porto tutto al centro, così si incolla tutto per bene e non si stacca nulla. Ora utilizzerò la colla sempre per andare ad applicarli sulla borsa. In totale ho fatto 8 fiori grandi in raffia, 8 fiori piccoli con del cotone. Bene, amiche ed amici, ero un po' indecisa su dove posizionare tutti questi bei fiorellini. Che dire, io penso che sul manico, che è abbastanza spesso, sembra quasi un cinturone, stiano abbastanza bene, anche perché se li fissavo direttamente sul corpo borsa avrei coperto questa bellissima trama a 3 colori. Per renderla ancora più unica e particolare ho pensato bene di fissarli qui. Dunque vedete delle mollettine, perché anche in questo caso sto utilizzando la colla. La uso da anni ed è perfetta, va benissimo per lavori handmade, però se non vi sentite sicure potete sempre andare a cucire il tutto sul manico stesso. Questo è chiaro, vostra scelta. Quindi che cosa ho fatto? Ho fissato i fiorellini a partire da dove c'è il manico, se eventualmente c'è qualche difettuccio lo andiamo a coprire. Non c'era assolutamente alcun difetto, mi piace proprio che partano da qui e finiscano proprio qui. Non vado a mettere i fiorellini su questa zona perché chiaramente la borsa andrà sulla spalla e per evitare che qualcosa si stacchi mi fermo un po' prima. Quindi vado a prendere l'ultimo mio fiorellino, qui è uscita la colla, faccio direttamente in questo modo, scusate ma è uscita a pressione praticamente, forse per il caldo, non saprei, vabbè, comunque la vado a fissare qui. Poi prendo delle mollettine e lascio in posa per almeno 5 minuti, insomma più li lasciamo in posa meglio è. Poi togliamo le mollettine e il risultato sarà spettacolare. E voilà, che dire, fantastica, mi piace troppo. Ora adesso così con tutte le mollettine non rende, però vi assicuro che sarà bellissima. Poi dà anche quel tocco estivo di colore, mi piace tantissimo, spero piaccia anche a voi, fatemi sapere nei commenti. E voilà, amiche ed amici, che dire, la borsetta è davvero spettacolare, molto particolare e unica. Questi dettagli fanno davvero la differenza. Sono molto soddisfatta anche di questo progetto, io spero piaccia anche a voi, spero che utilizziate tutti gli avanzi di qualsiasi filato abbiate a disposizione, proprio come ho fatto io, per realizzare lo stesso modello. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, grazie per l'attenzione, un bacino a tutti!